Amici, habemus chitarram, finalmente è finita, ecco la super chitarrona qua e ne sono contento, mi piace, ha il suo perché. Dai, un pochino posso dire di esserne fiero, dai, è una chitarra come non se ne vedono molte in giro, ne parlo dal punto di vista estetico. Dopo adesso andiamo anche a sentire come suona. E suona bene, diciamo, i pick-up di fabbrica, diciamo, non sono super eccezionali, ma però fanno il loro lavoro. Il lavoro difficile è stato l'incollaggio del manico, perché l'amico Moientale, scusate, il liutaio che conosco e che fa delle chitarre favolose, mi ha fatto il favore di incollarlo lui, perché essendo una cosa molto delicata non volevo fare cappelle. Infatti il problema qual era? Che il primer che ha dato su Bottega Chitarra, questo kit ricordo arrivava già con il primer, era andato a finire anche nell'incavo dove va inserito il manico e formava uno spessore, per cui ha dovuto toglierlo tutto, e togliendolo ha tolto anche un po' di spessore appunto dall'alloggiamento del manico, per cui il manico aveva un mezzo millimetro di lasco, per cui ci ha messo degli spessori appositi e ha fatto un lavoro veramente eccezionale. Il manico è veramente incollato benissimo e questo insomma lo ringrazio pubblicamente perché ha fatto un ottimo lavoro. Altra cosa che mi ha un po' così destabilizzato è che il circuito dei pick-up, sapete, questi kit di Bottega Chitarra non necessitano di saldature, hanno degli attacchi col pick-up, tra pick-up e potenziometri e uscita jack. Basta incastrarli e va tutto bene. Ecco, io non riuscivo a far suonare o suonava il ponte o suonava il manico, o suonava il manico o suonava il ponte, ecco, più esatto, e non riuscivo a capire. Alla fine ho visto che avevano collegato due fili in modo errato e ho dovuto in ogni caso saldare e fare le mie correzioni. Vabbè, questi sono, diciamo, inconvenienti che possono capitare. Non è bello che capitino, però capitano e rientrano forse un po' nella filosofia diciamo scolastica che questi kit hanno, nel senso che ci si fa anche una piccola cultura su quello che è la costruzione della chitarra, su quello che è anche l'elettronica, e in questo caso mi è servita moltissimo. E io direi bando alle ciance, come si dice, andiamo a sentire come suona, perché insomma questa chitarra è bella, almeno a me piace, sapete il gusto è personale, e suona anche bene, e penso che darò ancora più valore a questa chitarra con delle modifiche che magari vedremo nei prossimi mesi. Ecco, andiamola a sentire. E grazie comunque se non siete iscritti, se volete iscrivervi e iscrivendovi aiutarmi e aiutare il canale, e diventa anche il vostro canale e diventiamo tutti un bel gruppone di chitarristi. E iscrivetevi, ecco, grazie, cliccate anche la campanella, così sarete sempre avvisati. L'ho tirata troppo per le lunghe, andiamo subito a sentire un po' di suoni.
voglio che sentiate i suoni di questa chitarra e di questi pick-up così come sono, nudi e crudi. Non ho aggiunto nessun effetto, a parte un leggerissimo riverbero che serve un po' ad arrotondare, ma veramente poco. Per il resto tutti gli effetti e cose non esistono. Ho tenuto i toni bassi, medi e alti a metà, per cui anche lì la regolazione è quella standard. Questi pick-up non spingono come dovrebbero spingere i pick-up di una Explorer, Gibson o Vatte la Pesca, però fanno onestamente il loro lavoro, sono dei pick-up economici e che comunque suonano, insomma non ci si può certo aspettare dei Seymour Duncan o dei Di Marzio in un kit da costruire. Ecco, però come torno a ripetere sono onesti, ecco, non posso certo spendere parole ulteriori di elogio. Lo stesso discorso per le meccaniche sono anch'esse oneste, tengono la cordatura a patto di montare bene le corde, insomma, ecco, per cui anche lì le meccaniche sono di solito le cose che si vanno a cambiare, le meccaniche e i pick-up. In questo caso sono già discreti alla fonte, cioè se dopo voi volete migliorare ancora potete anche sostituirli. Il capotasto in osso è ottimo, la tastiera in legno palissandro è meravigliosa, il manico in mogano anche è veramente un bel manico, molto scorrevole, e il corpo è in mogano. Insomma, i legni di questo kit sono veramente di ottima qualità. Vabbè, andiamo avanti con i suoni. Spero vi siate fatti un'idea di come questa chitarra suona o di come può suonare. A me è piaciuta e piace, insomma, più che altro mi piacciono i suoni distorti, rende molto bene sui suoni distorti. Questi pick-up, come ho detto prima, non sono certo lo stato dell'arte dei pick-up, però fanno il loro dovere, lo fanno onestamente. Certo, in giro si trova veramente di meglio, però diciamo per il lavoro
a cui sono chiamati vanno bene. Sui puliti mostrano un po' la corda, però insomma ragazzi, questo kit costa poco più di 200 euro e vi dà dei legni di prima qualità, di prima scelta. Insomma, anche questo manico è veramente pazzesco, la tastiera in palissandro, capotasto in osso, e per cui insomma non andiamo a guardare proprio il pelo nell'uovo. In ogni caso comunque questi pick up li avete sentiti, fatevi voi un'idea. Una cosa che non ho messo è stata la personalizzazione sulla paletta, perché non ci ho pensato, ma anche perché vabbè c'è sempre tempo per farlo, e neanche non ho messo il truss rod perché è un pezzo di plastica. Non lo so se a voi sembra che stia bene, a me non sembra che stia molto bene. Preferisco che stia senza, nudo. Ecco, mi piace che stia nudo. Va bene, è finita questa avventura. La chitarra resterà con me, mi piace. Come ho detto, ci farò anch'io delle modifiche perché merita veramente. E niente, insomma, andiamo avanti. Per il prossimo kit, chissà, magari arriverà, vediamo nel corso dell'anno. Quest'anno è appena cominciato, magari un altro kit ce lo faremo. Va bene, spero che questa trilogia vi sia piaciuta. Se non avete visto gli altri video, andateveli a vedere. Vabbè, ormai avete visto questo, però gli altri due sono anche loro interessanti. Vi ringrazio e, come ho detto, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo presto, alla prossima. Ciao!